benvenuti fratelli e sorelle di cammino e continuiamo questo settimo video tratto dal primo volume di Svegliatevi figli miei, una raccolta fedele sulla vita e sugli insegnamenti della Santa Mata Amritananda Mahi. Se siete arrivati ora in questo video vi consigliamo sempre di ripartire dal primo per seguire la logica di tutta la collana e seguire con noi anche la meditazione guidata settimanale. Tutto questo è un omaggio umile alla bellezza e purezza e grandezza della Santa Mata Amritananda Mahi, per poter procedere anche noi insieme verso questo cammino di liberazione, di libertà, di comprensione della vita. E vediamo cosa ci porta in questa settimana Amma attraverso la sua vita scritta, diciamo così, nei momenti passati nell'ashram, nei villaggi, nel contatto con le persone. Il titolo di questo capitolo è chiamato Lavoro spirituale per i capofamiglia. Un tema anche delicato perché spesso si pensa che solamente la persona spirituale che si ritira, che va in un monastero, che fa la vita, diciamo, da monaco o da sacerdote, prete, insomma nelle varie figure religiose, è la via spirituale, l'unica via spirituale, diciamo, certa o comunque sicura per un vero cammino. Quindi è lecito anche un capofamiglia che chiede ad Amma appunto spiegazioni di come fare per poter procedere chi invece vive nella vita, nella società, negli impegni quotidiani, nella realtà familiare. E un uomo anziano arriva ad Amma e gli chiede: Amma, dove possono trovare il tempo i capofamiglia? E Amma risponde: vi sarà solo dolore per voi se non pensate che alla mia casa, ai miei beni, ai miei figli, rimettete tutto nelle mani di Dio. Proteggete la vostra famiglia e gli altri pensando: Dio me li ha affidati. Dopotutto, da dove vi vengono questi beni, questi figli? Erano vostri questi figli quando siete venuti al mondo? Oggi pretendete che siano vostri, alla vostra morte, a chi torneranno? Queste terre un tempo avevano un diverso proprietario, più tardi saranno ancora nelle mani di un altro. Non c'è niente che possiamo considerare come nostro. Dopo aver cambiato di mano, questo viene a noi per qualche tempo. Ecco tutto. Dobbiamo comprendere questo per vivere a casa nostra prendendo rifugio in Dio. Qualunque sia il compito al quale vi dedicate, potete sempre mantenere in voi il ricordo di Dio, se la vostra mente è ben ancorata in Lui. E qui Amma tocca un capitolo, anche questo importantissimo, intanto nel far comprendere un tema che è trasversale, nel senso che tocca tutti, tocca i ricercatori chiamati sadhaka in India, ricercatori spirituali, come anche i capofamiglia, chi è nella realtà di ogni giorno. Diciamo che il tema importante è il senso dell'attaccamento che viene appunto a descriversi qui. Un attaccamento del mio, del possesso degli oggetti, del possesso dei figli come nostri, del possesso appunto dei beni, eccetera. Questa è la parte centrale a cui anche un capofamiglia deve lavorare profondamente. Diciamo che a mio avviso chi è nella società, nella realtà sociale, ha più rischi di chi è dentro delle comunità o delle realtà, diciamo, religiose o spirituali. I rischi sono la possibilità di deviazione molto alta, di tentazione molto alta, di stimoli molto alti che continuano ad arrivarci ogni giorno. Quindi con anche la scusa di tutto un mondo esterno che lavora nello stesso modo all'unisono, che appunto si distanzia da tutte le realtà di profondità spirituale, sempre più oggi in questa modernità, si è anche influenzati molto da tutto il contesto esterno. Se noi viviamo continuamente con gente che pensa ai propri soldi, ad arrivare, avere uno stipendio migliore, a calappiarsi un posto migliore, a competere con altri, a far di tutto per arrivare alle sue posizioni, diciamo calpestando moltissimi valori anche che sono sempre stati conosciuti come importanti ed essenziali. Se questo è il naturale mangiare di tutti, piano piano ci si adegua anche a questa situazione. Anzi, sembrerebbe andare controcorrente
chi si mette a perdere tempo in una ricerca spirituale, perché nella condizione della produttività e della capacità di evolvere di questa società è proprio non utile, diciamo, il concetto della riflessione, dell'andare dentro, del comprendere il senso delle cose. Non utile perché porta a una forma di profonda anche rivoluzione interiore che spesso va contro le realtà acquisite, le realtà appunto dove tutta la società si pone. E quindi lo stesso meditante è colui che perde tempo. Ahimè, però, nella mia esperienza c'è una verità profonda, che un'ora di meditazione te ne fa guadagnare 10 nella tua vita. E questo le persone non se ne rendono conto perché la riflessione, la comprensione di dove si è, il sentire i propri bisogni, il sentirsi, è fondamentale per poi capire i prossimi passi quali siano. È fondamentale per comprendere anche la dimensione degli altri e quindi non cadere in situazioni che ci fanno perdere soldi, energia, tempo. Quindi la ricerca spirituale più che mai è essenziale nella modernità, è essenziale nella vita della società, dovrebbe essere l'alimento principale, senza il quale non si può reggere un sistema così fortemente stimolante. E ahimè invece è l'incontrario, tutto questo viene più o meno rilegato in qualche chiesa bigotta, in qualcosa, capito, fatta per anziani, in una situazione, sì, religiosa, per quando uno va verso la vecchiaia, allora in qualche modo si deve mettere il cuore in pace e si avvicina a qualche realtà spirituale. E questa è la visione dei giovani soprattutto, che vedono l'aspetto spirituale come un ripiego a un qualcosa che non ha senso, che non serve. Purtroppo invece la ricerca spirituale è la linfa stessa della vita, è il senso della vita stessa, è il senso di operare di ogni cosa, cioè dà senso a ogni cosa, senza la quale il senso, come noterete, o se non l'avete notato lo noterete più avanti, si perderà il senso, perché l'arrivare ad avere le cose, una volta che le hai avute, ti dà una gioia effimera, passeggera, e comunque non dà quella sostanza di felicità che non vedi nei volti di nessuno. Tutti i giovani che cercano i leader che hanno avuto tanti soldi, guardateli dentro la loro anima, guardate i loro occhi, guardate i loro sguardi, guardate con chi vivono, con chi stanno, con che persone intorno hanno, come si relazionano ai figli, agli amori vicino, quanto amano e quanto sono amati. Su questa base osservate il grado di felicità. E noterete purtroppo una brutta notizia, che c'è una grande scarsità di felicità sui piani di persone che hanno tanto o hanno l'ipotetica felicità, che appunto è avere sicurezza, avere la macchina, avere la moglie, il marito bello, in posizione, avere i figli, avere tutte queste cose che la società pone come l'aspetto di felicità. L'essere sociale è molto tentato a tutto questo e continua a ricadere, a ripetere tutto questo e ogni tanto si lascia andare poi in tutti quei piaceri secondari che sono ancora bagliori effimeri di piccole felicità. Tutti noi abbiamo continuamente riscontrato che non c'è stato niente che ci ha dato una felicità duratura, tutto è stato doloroso dopo forme di piccola felicità. E quindi la felicità, quella più profonda, la si è trovata davanti a un tramonto, davanti a una camminata in montagna, nel silenzio, in un abbraccio di un amico, in un aiuto senza farlo sapere, in qualcosa insomma molto invisibile a dire la verità. Quando abbiamo donato in un modo anche disinteressato e abbiamo fatto un gesto che ci è piaciuto a noi ma che non deve essere così conclamato e osannato. Tutto questo è un percorso inverso. Quanto meno siamo legati a questi aspetti sociali, quanto più riusciamo a dargli il loro valore. Amma giustamente non nega il fatto che dobbiamo lasciare tutta la ricchezza e abbandonare questa, non ha neanche senso questo. Ritorniamo sempre al modo di vivere tutto questo. I genitori stessi vivono i figli come propria proprietà. Un tempo era proprio una proprietà anche utile anche al lavoro nei campi, al lavoro come la moglie, come il resto della famiglia.
tutta questa condizione è la condizione che si lega a una visione egoica materiale, ma in verità tutto questo non è reale. Amma ci pone un grande avviso, cioè di cosa riusciamo noi realmente a possedere. Noi pensiamo che i figli sono nostri, ma da dove sono arrivati questi figli? E quando noi moriamo, cosa teniamo di questi figli? Quindi il senso di possesso, di voler indirizzare come noi crediamo che sia meglio e senza invece rispettare la libertà di ognuno, le proprie doni, i talenti di ognuno, sono tutte forme di vincoli, di dipendenze, di basi per essere ancora infelici sia noi che i nostri figli e non dare quella giusta libertà a noi e anche a loro. Essere responsabili è un discorso di mantenere un ambiente sicuro e il più possibile sano, ma per lasciare la libertà di poter esprimere al meglio ognuno il proprio talento, il proprio valore. Quindi il capofamiglia può fare ricerca spirituale? Certo che può, però prima di tutto deve comprendere l'arte di distaccarsi da tutti questi beni in senso di possesso e giustificarli. Ah, ma io lavoro perché tengo la famiglia, lavoro, i soldi sono fondamentali, lavoro perché vedi figlio ti ho fatto crescere, grazie a me sei potuto fare questo, fare quell'altro, tutte forme di ricatto, tutte forme di dipendenza, il cui primo ricattato, il primo dipendente è il proprio capofamiglia, la persona che ha dovuto sottostare. Si è lui stesso tolto questa libertà, volendola togliere poi agli altri e imponendo la sua schiavitù come schiavitù che devono sottostare anche i figli e il resto. Quante volte ho sentito dire ma io ho fatto questo per te. Questo discorso è una grande violenza che si crea sulla stirpe che ne deriva, perché ho fatto questo per te è un senso di ricatto di cui un figlio per tutta la vita si sentirà costretto a ripetere le stesse cose. Quando sentiremo un giorno un genitore che dirà ho fatto questo per me, ho fatto questo perché avevo voglia di stare con mio figlio, ho fatto questo perché io ho scelto di fare un figlio, fare dei figli e fare una famiglia, ho fatto questo perché ho scelto di quel lavoro in cui vado e ho scelto di vivere una vita così e quindi non ho un libro nero con nessuno perché io l'ho scelto. Questo porterà una libertà estrema questo è il compito del capofamiglia, quello di portarsi verso una libertà interiore. Qualunque sia il compito al quale vi dedicate, potete sempre mantenere in voi il ricordo di Dio, se la vostra mente è ben ancorata in Lui. Qualsiasi compito vi dedicate, non c'è un lavoro meglio dell'altro. Se pensate anche, ragionate, anche negli ashram, anche nei monasteri, anche nelle chiese c'è l'economo. C'è problemi, diciamo, di gestione economica, c'è una comunità che risponde a una società, a un sistema, anche se stanno dentro associazioni, anche se non è a scopo di lucro, però ci sono dei fondi, ci sono delle donazioni che arrivano, insomma, un'economia da gestire. E l'economo deve gestire questo e darlo in parti a tutti i membri anche della società, diciamo così, religiosa. La società religiosa ha diverse funzioni e deve lavorare in fondo a queste funzioni. Fanno lavori spesso e volentieri anche che sono lavori sociali o lavori di ristrutturazione o sistemazione. È vero, hanno dei ritmi di preghiera che sono molto sani, che dovremmo in qualche modo anche noi nella società avere, cioè quell'oretta al mattino, un'oretta alla sera di lavoro spirituale e di ritrovarsi in questo. Però tutte le funzioni, diciamo, basilari sono molto simili, se non per dire identiche. Quindi che differenza c'è sostanziale tra una realtà religiosa e una realtà sociale? La differenza la fa la persona, nel senso che nella realtà religiosa sei costretto ad avere dei ritmi che ti mantengono questo filo conduttore, cioè questo collegamento alla vostra mente che si ancora in lui. Cosa che invece nella società abbiamo tutt'altro che ci devia da questo, televisioni, sport, bar, realtà esterne che ti portano continuamente a, come dire, non collegarti a questo livello profondo di senso della realtà.
Quindi, ed è questo non è una garanzia, bisogna dire anche, cioè non è una garanzia nell'ambito religioso che questo ti permetta di andare a approfondire sempre di più, come non per questo è una garanzia di perdita andare in una società e rimanere, diciamo, completamente imbrigliati in queste mille tentazioni. La differenza la fa la persona che in qualche modo ricerca il modo per essere collegato continuamente a una realtà più profonda. Cioè non c'è lavoro che ti devi se tu non vuoi essere deviato, perché ogni lavoro può essere dato come un dono alla bellezza della vita, un dono al Signore, un dono alla vita stessa, alla sua grandezza, a riconoscere quanti appunto regali hai avuto tu e continui a avere, vuoi anche tu regalare tutto questo. Come dire, può essere una cerimonia in se stessa, ogni lavoro può essere una cerimonia che vivi come tale, la offri come la vuoi offrire a una persona che ami tanto per ringraziare questa bellezza, questo senso, diciamo, religioso spirituale, puoi viverlo anche tu che sei in società, che sei in città. Diciamo, in una frase puoi creare anche tu il silenzio nella città, non è che devi per forza andare a essere un eremita o andare nel deserto. Questo senso di riuscire a vedere all'interno di quello che tu fai un atto di donare quello che fai per il senso più alto, per un valore, per qualcosa che ti può elevare, questo percorso lentamente ti fa distaccare dalla cosa in sé, perché non lo stai facendo per te, ma lo stai facendo per donare questo a qualcosa di più grande. Quindi tu ti fai da parte in qualche modo, lo fai per la bellezza in sé, lo fai per l'amore in sé, è un gesto che fai per l'amore, non è che lo fai perché tu lo stai facendo. Ecco, questa inversione è quello che Hamas sta cercando di suggerire, è un'inversione interna, cioè che deve fare anche il religioso come lo spirituale, come capofamiglia. Non cambia niente, è trasversale, cioè siamo tutti chiamati a distaccarsi alle cose, perché cosa pensate? Che anche i religiosi sono attaccati ai loro ruoli, ai loro poteri, alle loro, capito, gerarchie, ci sono diverse forme, diciamo, di tentazioni, non è che per questo uno che ha una veste ocra o una veste di prete, eccetera, abbia una garanzia. Sono più sottili, se volete, il livello. Certo, c'è una comunità che può mantenere di più delle condizioni, ma anche più rischiosa, perché una comunità può essere anche un elemento di appoggio dove ognuno poi si appoggia a questa cosa e rimane imbrigliato in una realtà che è molto una famiglia che mantiene, ma che stimola fino a un certo punto. La società è una famiglia molto più pericolosa e molto più stimolante, se vogliamo vederla con prove che ti possono deviare velocemente. Diciamo un termine più pericolosa perché non c'è un indirizzo di fondo, ma anche l'indirizzo di fondo, se è troppo strutturato, ha creato delle sette, ha creato delle forme appunto manipolanti anche in tante forme spirituali. Quindi il rischio, diciamo, c'è dovunque e la libertà c'è dovunque. La differenza è l'atto di responsabilità di ognuno, dovunque si è, in qualsiasi forma di ricerca, di trovare questo sano modo di dare di ogni proprio gesto lavorativo, darlo, qua dice Amma, proprio di rendere conto a lui, di rimettere tutto nelle sue mani, nelle mani di Dio. Questo concetto, ripetiamolo, riviviamolo, è proprio un percorso di distacco. Quindi se i figli non sono tuoi, li amirai per quello che sono, per la grazia del tempo che potrai stargli vicino, perché sono delle anime libere, completamente autonome, che ti sono state date per affiancarle per quello che puoi tu, per affiancarle. Così tuo marito, tua moglie non è niente di tuo, così la tua casa l'hai presa in affitto. Anche se tu l'hai comprata, non hai comprato proprio niente, perché quella terra prima era di qualcun altro. Di cosa hai comprato? Stai semplicemente spostando il tuo sforzo di capitale in un affitto dopo l'altro. E il tuo corpo stesso lo lascerai qua. Ricordiamoci sempre questo, che lo rivediamo in diversi punti, che viene confermato. Quindi è tutto in affitto qui. È tutto un accompagnamento di percorso che facciamo l'un l'altro, come se andiamo su un treno, facciamo un piccolo percorso e poi scendiamo. Con questa visione, tutto ciò che facciamo, poi perché è tutto in affitto, in qualche modo neanche quello ci rimane. Quindi che cos'è che ci rimane? Ci rimane l'amore che abbiamo dato e l'amore che abbiamo ricevuto, ci rimane il modo in cui abbiamo fatto le cose.
ci rimane il senso di ogni cosa che facciamo, che se è donata la vita, che è se è data per la bellezza in sé, se è data per qualcosa di più profondo dentro e lo facciamo al meglio che possiamo, piano piano si tradurrà con una forma di sottile distanza dall'oggetto in sé, ma saremo più focalizzati a qualcosa di interiore che c'è dietro ogni cosa. È un lavoro che si fa per costruire, diciamo, la casa del Signore, ma è il Signore importante, non la casa. La casa è un ambiente che ospita questo. E questo è il senso di vivere anche con la capofamiglia. Tutte le esperienze che abbiamo sono delle bellissime occasioni per metterci in discussione, per guardare più profondamente le nostre parti egoistiche, le nostre mancanze, le nostre chiusure. È una continua prova, è come se fossimo dentro un tempio tutti i giorni che ci mette alla prova continuamente con tantissimi stimoli. Se però abbiamo un indirizzo, abbiamo una focalizzazione, questo diventa una bellissima esperienza del capofamiglia, tanto quanto è una bellissima esperienza di un religioso, se abbiamo questi presupposti. E come si fa però a allenare questi presupposti? Bene, tutte le vie religiose e spirituali hanno dei precetti che in qualche modo obbligano e spesso diventano anche schiavi di questo, diventano dei dogmi, dei sistemi coercitivi chiusi. Nel nostro caso non ne abbiamo proprio e quindi poi diventiamo schiavi invece di tanti altri poteri esterni che sono tutte tentazioni che ci fanno perdere energia e non focalizzazione. Quindi per il capofamiglia cosa manca? Manca una disciplina, manca un protocollo, manca un ordine di pratica. Cioè è necessario, ritorno al discorso di prima, è necessario come l'aria che respiri che i capofamiglia, ovviamente uomini e donne, incominciano a prendere sul serio il fatto di iniziare a fare delle pratiche spirituali. Quali potrebbe essere queste pratiche spirituali e quando farle? Beh, a mio avviso vi suggerisco, e qui entriamo quindi nella parte già pratica, diremo, della sessione, quindi diciamo iniziamo a tradurre un attimo questo incontro per capire cosa ci sta stimolando, ma di dire non ti dimenticare di trovare te stesso, non ti dimenticare di dare tempo a te per dare senso a tutta questa realtà che stai vivendo. Per questa realtà che stai vivendo il senso ce l'ha ben altre cose che la realtà in sé. E quindi cosa fare? E quindi io suggerisco, per esempio, al mattino, prima di andare a lavorare, anche 10 minuti, un quarto d'ora, di trovare un tempo per fare un lavoro interiore. E la sera, prima di addormentarsi, anche qua, un quarto d'ora, mezz'ora, poi puoi riuscire a fare anche un'ora, lo fai lentamente, darsi un tempo per ritrovare anche qua una propria centratura, una propria identità, una profondità con sé. Qual è il lavoro da fare? Ecco, qui non sarò io a suggerirvi che cosa, perché ci sono tantissime vie e ognuno in qualche modo è diverso e ha delle risonanze diverse a seconda della sua caratterologia, possiamo dir così. Una pratica, possiamo dire che conosciamo tutti abbastanza, è la preghiera, però la preghiera bisogna ritrovarla. Dovremmo parlare di questo perché noi viviamo la preghiera come qualcosa di un preconcetto, un dato strutturato, pesante, no? Che in qualche modo ci allontana da tutto. Dovremmo affrontare questo punto e capire che cosa significa per entrare nella preghiera. Ma potrebbe essere la meditazione anche, che in qualche modo è un modo contemplativo, potremmo dire, per la visione diciamo più occidentale, ma la meditazione è un modo per andare dentro di noi. Negli sistemi indiani usano i mantra, noi possiamo fare la preghiera continuativa per dire, ci sono diverse questioni, ma semplicemente anche svegliarsi il mattino, mettere una musica e avere quei 5 minuti in cui accendiamo una candela e stiamo lì davanti a una candela ad osservarla. Cioè o stiamo con la mano sul cuore seduti, respiriamo 5 minuti e pensiamo alla bellezza, alla profondità di noi, ci lasciamo un attimo attraversare dal fatto che siamo ancora vivi, dal fatto che è un nuovo giorno, che apriamo gli occhi, ci facciamo un intento. Ci sono tantissime cose, tantissimi libri. Io qua vi farei una storia che non finisce più di tutte le possibilità. Però intanto quello che mi sento di dire con tutto il cuore è che la mia esperienza di vita, anche di capofamiglia, è proprio quello di aumentare sempre di più la pratica interiore per avere una continuità interna di avvicinanza a questa fonte di verità.
Quindi in modo naturale questa cosa aumenterà e sarà un'ora al mattino, un'ora alla sera, ci sarà anche il pomeriggio dei momenti, ma non solo, quando vai a far da mangiare lo fai perché c'è gioia di volere amare, di dare amore, quando vai a fare la spesa c'è voglia di comprare le cose giuste perché sai che farai qualcosa e perché il tuo gesto d'amare è di far da mangiare, e attraverso quello si esprime la tua poesia, la tua preghiera. Il pulire per terra, la casa e il resto è un modo anche per onorare il posto che sei, dove sei e godere di questo spazio. È un modo di amare anche quello. L'ascoltare una persona e stare lì a sentire cosa dice e cosa non dice e accogliere è un modo di amare, è un modo di anche di comprendere dov'è la persona, cercare di dare il meglio per sé. E anche da amare se stessi, per darsi uno spazio, una camminata in natura, per avere un momento di riflessione, per sentire gli uccellini, per sentire dei momenti che ti staccano da quello. Mettere delle musiche giuste in macchina perché stai tornando dal lavoro, cioè il tempo c'è. Il capofamiglia incomincia a dire inizialmente che non ha tempo. Come faccio che io non ho tempo? Ma questa è una bugia, cioè il tempo è una cosa relativa, tu continuamente sei immerso in ogni secondo della tua esistenza nella possibilità di aprirti a questa grazia e alla realtà intorno a te. Il tempo non c'entra niente perché come vai a lavorare hai quei 5 minuti di camminata che invece di guardare il cellulare 80.000 volte puoi anche spegnerlo e guardarti un attimo in giro e respirare. La stessa cosa puoi fare quando hai finito. Ti puoi sedere in un parco e stare lì 10 minuti per guardare in profondità quello che c'è intorno a te. Non è questione di tempo, è questione di come vivi il tempo. Perché il tempo si può dilatare fino a uno spazio che tu non hai idea, quasi infinito. Cioè, quindi tutto relativo, è una dimensione interna di come fermi il tempo. Quindi è un modo, è un approccio, perché c'è un tale sistema di manipolazione, di proprio, come dire, ipnosi generale, che non c'è in questo sistema così produttivo, competitivo, tutto questo ritornare a sé è una forma che non conosciamo, è una perdita di tempo, è una perdita di senso, è un allontanarsi dal senso di tutto. Ma io porterei tutti voi in un colpo solo, andare in Africa, in una tribù africana e vedere del deserto e fare una settimana con loro senza cellulare, senza niente e vi renderete conto di cosa sto dicendo, di come scoprireste voi il vostro corpo, il vostro vivere, le vostre priorità, quali veramente sono. Scoprite delle persone nuove che siete voi, scoprite delle nuove sensazioni, scoprite le stelle, scoprite un cielo, scoprirete dell'aria, dei rumori notturni, scoprirete la bellezza del valore delle persone, il ballare, il rituale alla sera di ringraziare la Madre Terra per quello che è stato, per riportarsi alla vita. Ogni sera ci si incontra per parlare, per ritornare nei balli, nel valorizzare questo. E noi cosa facciamo alla sera? Come ci ritroviamo? Come onoriamo la vita? Come ritroviamo questo valore per ringraziare tutta questa bellezza? Davanti a un cellulare o davanti a un televisore o rifacendo i conti della sera? Cioè è tutto una vita di calcolo, sistemazione, di mettere via, di continuare a mettere via e poi i soldi messi via per i figli e poi sarà per quell'altro. Questa è una grande ipnosi. La via spirituale è necessaria, è la base della vita stessa per dare senso col giusto distacco alle cose, di cui non sarai preso più così, perché avrai compreso che è il sole da osservare al di là della notte e del giorno, il sole è ricordarti del sole anche quando è notte, di ricordarti del sole anche quando è giorno, di ricordarti del sole anche quando è notte e quando è giorno ancora e quando è notte ancora, di ricordarti del sole che pulsa, te la dico diversamente, ricordati del tuo cuore che batte adesso, batte prima, batteva ancora prima, il tuo cuore batte, il tuo respiro c'è ora adesso, c'era prima, ci sarà dopo. È qualcosa che c'è, che permane, è qualcosa che batte, che sta in te. E ricordarti questo momento per momento e fissare questa cosa sempre di più finché diventa una continuità in te, una cosa che permane in te, diventa fissa. Lei dice a un certo punto che diventa ben ancorata in lui, perché ci vuole un ancoraggio. All'inizio è una spina che va che viene, poi si ancora e poi rimane, poi una permanenza, è un suono di fondo e poi una musica di fondo e poi una sinfonia. Questa è il risvegliarsi alla vita e ogni azione, ogni lavoro è relativo a quel punto ed è un dono bellissimo avere una moglie, è un dono bellissimo avere dei figli, tutto questo è bellissimo, accompagnarsi per questa vita, ma non è il fine di tutto questo,
l'arrivare lì, perché è piccola cosa di fronte al manto delle stelle. E detto questo, fratelli e sorelle, quindi possiamo dire che la pratica è proprio pratica, la meditazione pratica in questa settimana è incominciare a fare una piccola cosa tutti i giorni, 5 minuti, la mano sul cuore, appena alzati, apri la finestra, fai un sorriso, siate creativi, però incominciate una piccola realtà, diciamo, spirituale, una piccola realtà meditativa che vi accompagni e piano piano, come un seme, giorno per giorno, inizia a risvegliare un processo. E allora, ancora io vi ringrazio per tutto questo vostro seguire, per il camminare insieme a me in questo percorso, vi mando benedizioni e protezioni da Ma e vi auguro un buon cammino e una buona settimana e grazie di cuore e a presto.